Benvenuti in un nuovo episodio di Dadi e Destino. Io sono Alex, anche questa volta il narratore di questa avventura. Questa volta un'avventura un po' più lunga, un'avventura con un'indagine dove ci saranno dei colpi di scena, soprattutto verso la fine. Ma non voglio rubare molto tempo a un episodio che sarà già abbastanza lungo. Io mi auguro che l'episodio sia di vostro gradimento. E a questo punto non mi resta che dirvi: prendete i vostri dadi, pronti al vostro destino. Bentornati a tutti, bentornati a questa nuova puntata di Dadi e Destino, il nostro podcast di gioco di ruolo. E io sono Alex, il narratore di questa piccola avventura che ci porterà nei meandri di Baldur's Gate e in compagnia dei nostri 4 personaggi, che a questo punto direi che è ora che si presentino. Ciao a tutti, io sono Matteo, interpreterò il Tiefling Kefka e di solito un segreto e una storia valgono più di una moneta d'oro. Fantastico, proseguiamo alla mia destra con... Ciao a tutti, io sono la Bibi e interpreto un ognomo di nome Fanny e un'esplosione rosa è la migliore di tutti. Oh, carino. Prego! Ciao a tutti, io sono Pata, interpreto un umano di nome Weimar. E Weimar non ha mai creduto nel detto "la lingua ferisce più della spada". Già, abbiamo capito tante cose del tuo personaggio, fantastico. E a noi il nostro ultimo giocatore al tavolo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Matteo, interpreto un ognomo di nome Tanwin ed è un personaggio che preferisce i libri a stare in mezzo al campo di battaglia. Perfetto. Come avete sentito, le voci sono le stesse che avete sentito anche nelle scorse puntate. Questo perché è il nostro tavolo dal gioco e ci conosciamo da tanti anni, giochiamo da tanti anni, ed è per questo che abbiamo deciso di intraprendere questa avventura nel podcast. Avete anche sentito i giocatori che si sono presentati con ovviamente il loro nome e del personaggio e con una frase che potesse in qualche modo caratterizzarli, rappresentarli, grazie dei consigli, grazie mille, e in qualche modo rappresentarli e caratterizzarli. E da questo momento direi che possiamo partire e la scena inizia con il nostro Weimar che torna a casa dopo una giornata dura di lavoro alla carezza di Sharess e apre la porta di casa sua. E a te la scena, Weimar. Willem, sono tornato. Non hai risposta. Willem, ho fame. Willem, inizio a togliermi l'abito. Ho una cotta di maglia molto logora, appoggio lo spadone che è più arrugginito rispetto ai tempi in cui lo brandivo con più grazia e più ardore, appoggio tutto in una cassapanca che ho sul lato destro della porta d'ingresso e inizio a salire le scale alla ricerca di mio fratello. Willem. Ok, arrivi davanti alla porta della sua camera, la porta è chiusa, ma dall'altra parte non senti rumori né qualcuno che ti risponde. Se questo sia nuovamente addormentato, giuro che questa volta lo strangolo. Apro la porta. La stanza è in ordine, come al solito. Willem è sempre piuttosto preciso, perlomeno per le sue cose. La stanza è ordinata, pulita, non ci sono polvere sugli scaffali né niente, ma tuo fratello non è presente e quello che noti di diverso dal solito è una lettera sulla scrivania, una lettera appoggiata lì sopra, mezza aperta. Inizio a dare un'occhiata alla stanza per capire se può aver preso degli abiti o essere andato via, e mentre giro attorno alla stanza noto questa lettera, la prendo in mano, la scarto e inizio a leggerla. Ok, dicevi che ti guardi intorno, vedi che non ha preso niente, quindi
tutto indica che dovrebbe essere in casa. Quando poi apri la lettera, prendi la lettera e la apri, vedi la scritta vedrai la luna, con il punto dove ci dovrebbe essere la firma. Al posto della firma c'è un omino stilizzato e un po' di sabbia all'interno della lettera. Questo risveglia in te dei ricordi. Mi pietrifico totalmente e pietrificandomi l'unica cosa che faccio è aprire il palmo della mano e lascio cadere la lettera che a mano si adagia al suolo. Di nuovo, dopo tutti questi anni, di nuovo. Non pensavo che sarebbe successo. Devo riunire la banda. Quando pensi che devi riunire la banda, ti rivengono in mente i nomi dei tuoi ex compagni e ti riviene in mente Kefka. Sì, faccio mente locale sul fatto che Kefka è sicuramente la persona più adatta per ricollegare tutti quanti e riunirci, e vado al mio luogo di lavoro, la locanda di Shares, Sì, e chiedo informazioni sull'ultimo luogo in cui è stato visto esibirsi. Ok, la proprietaria, la ragazza che lavora al bancone ti squadra un attimo perché non si è mai posta nei tuoi confronti in modo proprio eccelso, ti ha sempre guardato un po' schifita da te, però comunque ti risponde, ti liquida molto velocemente dicendoti: chi è quel bardo sfigato? Kefka? L'abbiamo visto, diceva che voleva andare alla città bassa, al canto dell'elfo. D'accordo, andrò là. E la prossima volta che mi guardi in questo modo, ricorda che tutta la merda che tu non vuoi qua dentro la caccio fuori io. Sbatto la porta e me ne vado. Rimane interdetta quando gli dici così, non sa cosa risponderti. Ok, la città Baldur's Gate è una metropoli, una delle più grandi del Faerun, della Costa della Spada, e quindi il muoversi per la città, soprattutto in certi orari, è abbastanza difficile, soprattutto appunto durante l'orario pasti, mettiamola così. Però riesci ad arrivare nel giro di una ventina di minuti, riesci ad arrivare a quello che è il canto dell'elfo. E da dentro senti arrivare della musica di un liuto, quindi puoi immaginare che possa essere Kefka esattamente a suonare in questo momento. Entro nella locanda. La locanda, come al solito, è pieno di ubriaconi già a quest'ora, e noti in fondo alla sala principale c'è Kefka che sta girando tra i tavoli, suonando e canticchiando, e probabilmente, conoscendolo, sai che sta anche alleggerendo qualche portafoglio, però diciamo che non lo vedi perché è particolarmente abile in questo. Io mi avvicino cautamente al bancone, chiedo una pinta, Il barista te lo dà, il locandiere te lo dà. allungo una moneta di rame, 2 monete di rame, quello che è il prezzo corrente per una pinta di birra, e mi inizio a girare per i tavoli, iniziando a seguirlo sempre di più, ad avvicinarmi sempre di più a lui. Non so se mi nota o meno, sono in armatura, quindi Sei in armatura. sono abbastanza visibile, e in maniera tale da arrivargli alle spalle. Ok. Come dicevo, lui quando arriva tu stai suonando e stai girando per i tavoli, sei concentrato tra il suonare e l'alleggerire gli astanti. Quindi tu, Kefka, a una certa inizi a sentire la presenza dietro di te. A questo punto, se mi accorgo di una presenza che mi segue di sottocchi, guardo chi mi sta seguendo. Te ne accorgi, come ti dicevo, e quando dai uno sguardo dietro riconosci a grandi linee quella che era un'armatura scintillante, e riconosci soprattutto il passo pesante. A questo punto, se mi rendo conto che si sta avvicinando molto velocemente a me, è troppo vicino a me, quindi accelero il passo e anche il ritmo della canzone per farla finire prima. Ok, interessante. E mentre lo faccio cerco un angolino un po' più riservato, per finito di suonare, per sedermi
Ok. Vedo che mi sta cercando, a questo punto dico vediamo cosa vuole. Ok, riesci a trovare velocemente un tavolino libero, non proprio isolato quanto vuoi, ma sai che le altre persone all'interno del locale sono abbastanza ubriacate da prestare poca attenzione a quello che direte. Quindi Weimar segue Kefka in questo piccolo tavolino, finisce la canzone, Kefka finisce la canzone, si siede con l'ultimo accordo per accompagnare la seduta, c'è chi applaude e essenzialmente quando si siede a Weimar ti dà gli occhi, ti guarda, ti dà il viso. E gli dico, cosa ha sputato il topo oggi? Vecchio diavolo, non hai perso l'arguzia e soprattutto non hai perso la vista. No, purtroppo no. Poggio la birra sul tavolo e mi siedo anch'io. Io non volevo vederti, non avevo assolutamente questa intenzione, come immagino Reciproco. tu non voglia vedermi. Però c'è un problema con mio fratello. E quindi? E quindi leggi, e gli allungo la lettera. A questo punto prendo la lettera, penso di riconoscerla anch'io appena la finisco di leggere. Appena la finisci di leggere riconosci sia il tipo di scrittura, la firma, comunque per quanto gli è caduta, quindi è caduta prima, si è sparsa anche il po' di sabbia che era all'interno, ne sono rimasti dei granelli, quando la tocchi senti della sabbia sotto le dita. E da quel momento, fino adesso aveva parlato con un bel sorriso un po' sornione, quasi a prendere in giro l'interlocutore. Il sorriso si spegne e quasi come una fiamma negli occhi gli dico, questa dove l'hai presa? Era a casa di mio fratello. Mio fratello non c'era. È passato troppo tempo. Sei sicuro che sia lui? Stamattina l'ho salutato, come ho fatto tutte le mattine prima di andare a lavorare. Sono tornato la sera e non c'era. Ok, io però ho indagato in questi anni e non si è mai fatto vivo fino adesso. Se vuoi informazioni da me riguardo a lui, in questo momento non ne ho e ne vorrei avere. Io voglio trovare mio fratello. Allora da soli faremo, penso, ben poco. Nel caso di Cercare richiamare gli altri. Fanny so che è Curiosità stregonesca. alle curiosità stregonesche. Lì, almeno ho cominciato a lavorare lì, a studiare lì. Non mi hanno fatto entrare. La mia magia non era abbastanza interessante per loro, oserei dire. Non l'è mai stato, la tua magia, interessante. Dipende dai punti di vista. Mentre Tanwin purtroppo non so dove è finito. Sapevo che si è ritirato, ma lì si Magari fermano le mie informazioni. Fanny può sapere qualcosa. Alla fine avevano un certo legame Beh, era il suo magico, arcano. qualcosa suo del maestro, genere. magari sa ancora dov'è. Ok, direi che per oggi qui abbiamo finito. Io prendo il mio compenso e andiamo. Quanti ne hai derubati, giusto per capire se sei ancora in attività? Troppo pochi, ma erano abbastanza leggere quasi tutte le tasche stasera. Che schifo che mi fai. Reciproco, come l'hai detto prima. E mi alzo e mi allontano, vado verso il bancone a chiedere il mio compenso per la serata. Il tizio al bancone semplicemente tira fuori un borsello, lo riconta, sai che quel borsello è già contato, lo riconta, è un po' di malavoglia, te lo dà, ti dà le tue 50 monete d'argento che avevate pattuito. Con un sorriso più falso di Giuda le prendo, grazie, alla prossima, e me le metto in tasca. Sgrugnisce facendo il cenno di andare al diavolo, non ti manda al diavolo. Quindi uscite dal canto dell'elfo. Io ingollo la birra in 3 sorsate e seguo il bardo. Uscite dal canto dell'elfo e vi dirigete quindi alle curiosità stregonesche. Non molto distante in realtà, cioè per essere una città così grande i negozi più importanti, i locali più importanti sono relativamente vicini. E vi dirigete appunto verso le curiosità stregonesche, ma è il crepuscolo, quindi sapete già che potreste trovare la libreria chiusa. Tentar non nuoce, arrivate e non c'è nessuno al drappello della porta, però la porta effettivamente è chiusa. A questo punto
Stanno facendo strada io, mi avvicino, provo a bussare. All'interno si sente l'eco dei tuoi bussi, del tuo bussare, però Fanny, tu stavi comunque ancora leggendo, ancora è presto per andare a dormire, eri nella sala principale al piano terra e senti questo boom 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 che rimbomba per tutta la stanza, perché è effettivamente molto grande, un locale molto grande. Io, un attimo indispettita, perché era la mia ora di lettura serale, mi alzo e vado verso la porta. E mi limito a dire: è chiuso! Ritornate domani, grazie! Apri, Fanny. Sono io, Weimar. È chiuso! Chi è? Weimar. Riconosci la voce? Apri subito. Weimar? Weimar Goldiu. Gold. Lì per lì un attimo c'ho come si può dire? Un magone, però è tra felicità e un po' di paura, perché sono anni che non ci vediamo, quindi dico: perché è venuto da me? Poi Weimar? È che mi dirigo alla porta e con un po' di occhi lucidi per l'emozione apro. Apri la porta, di E fronte hai sia Kefka che Weimar. Weimar a questo punto, per urlarti, si era avvicinato sporto verso la porta, quindi sono essenzialmente al pari. Quindi hai il tiefling e l'umano, che sono rispettivamente Kefka e Weimar, che si sono avvicinati appunto alla porta, uno per bussare, l'altro per urlare. E sono lì statuari. È abbastanza palese che tra di loro in questo momento in mezzo non ci sia solamente un muro di ghiaccio, ma c'è proprio un'intera montagna di ghiaccio che li separa, nonostante sono fisicamente vicini. Al che io, vedendoli così, gli vado incontro, per quanto sono piccolina, però cerco con le mie braccette corte di avvicinarli per un abbraccio. L'unica cosa che riesci a tenere è prendere la gamba di uno e la gamba dell'altro. Per un abbraccio e mi dici: oddio, perché è una cosa bella o No. una cosa brutta? Brutta, molto, Sì, purtroppo. piccola, siamo noi. Il tipo gli do una carezzina nella testa, piano piano, pat pat. Sei cresciuto, vai, ma Vorrei dire lo stesso di te. io no. Però sei sempre Sono rosa. anni che mi misuro, sono sempre uguale. Mi sei sempre piaciuta così. Però vedo che Piccolina rosa e rimane. esplosiva. Bravo. Come? Dicevo che rosa rimane. E gli Certo. dico i capelli belli rosa acceso. Certo, è il mio tratto distintivo. Cosa pensi, che me li tengo di blu? Beh, in No. mezzo alla battaglia è comodo sapere dove ti trovi. È per quello. Bisogna sempre salvare un ognomo in difficoltà. Almeno mi vedete. Giusto? Fanny, Dimmi. posso chiedere di entrare? Sì, scusate, mi sono un attimo fatta prendere dall'ansia. Li fai entrare, Li faccio richiudendo entrare. dietro le porte che sbattono perché sono comunque abbastanza pesanti. Voi non siete mai entrati alle curiosità stregonesche. È una libreria, è principalmente un negozio, è gestito da un mago molto potente che saltuariamente prende degli apprendisti. È pieno di libri, pergamene, c'è un enorme bancone al centro dove di giorno vengono venduti attivamente i libri, ma ci sono anche delle piccole postazioni per la lettura con 1 o 2 sedie. Fanny semplicemente sposta una sedia per riuscire ad essere in 3 nello stesso piccolo tavolino e vi mettete in uno degli angoli di questa enorme libreria e a voi. E allora, non mi quadrano molto le vostre facce. È successo qualcosa? Sì, Perché non mi siete mai venuti a trovare in questi anni. E un po' mi dispiaceva anche, però avevo paura che ce l'aveste con me. ti chiedo scusa per questo, però sai Fanny, io non sono mai stato un tipo avvezzo alle carnerie o alle birre in amicizia. Dopo quello che è successo volevo lasciarmi tutto alle spalle, ma evidentemente il passato torna in maniera prepotente ed è tornato questa sera. Torna.
E torna. Oh no, Ti porgo la lettera. la prendo. Stessa cosa, dal momento in cui la La apri leggo. riconosci immediatamente la firma. Riconosco subito e dico, dov'era? Casa di mio fratello, Willem. Willem. E quindi immagino che sei venuto qui per Io ho avere un aiuto. bisogno di trovare mio fratello. Di nuovo. Va bene. Direi da dove potremmo iniziare? Non so, tu, Kefka, hai mai sentito? Non Purtroppo... so, forse immagino tu hai sempre girato tutta la città in questi anni, Ehm, anche se non mi sei mai venuto a trovare. Diciamo che il tempo è stato tiranno in ogni caso e che ero impegnato a raccogliere informazioni che purtroppo non ho. Niente. Sei Il solito stato fare. fermo per tutto questo tempo e non ho trovato niente a suo riguardo. Speravamo che magari te o Tawin avessero più informazioni, però lui non so dov'è e te sei l'unica pista che potrebbe condurci a lui. Purtroppo mi duole dire che non vedo Tanwin da tanto, da quando non vi vedo, da quando ci siamo lasciati. Quindi 2 anni fa. Però l'ultima cosa che so è che abita sempre nella stessa casa e non ho avuto altre notizie di che magari è andato a studiare da qualche altre parti. Quindi potremmo andare lì a vedere se è ancora a casa. A questo punto andiamo, almeno in 4 teste fanno meglio di una. Allora andiamo. Non ci metteremo neanche tanto perché è qua vicino. Oltretutto, non mi è mai venuto a trovare il mio maestro. Io non so. Boh. Non so cosa dire. Andiamo. Gente orribile, Fanny. Sì. Anni. Povero mio fratello, non povera Fanny. Sì. Era il momento, però povero Willem. Andiamo. Vi spostate rapidamente, arrivate alla casa di Tanwin, perché come dicevi te effettivamente si trova a giusto un paio di isolati di distanza dalle curiosità stregonesche. Lo stabile che vedete è una casa non maestosa, però abbastanza grande da poter dare un'idea sul fatto che la persona che ci abita comunque ci ha speso soldi, ma soprattutto tempo per renderla piacente e piacevole. Il portone che avete di fronte è chiuso, ovviamente, visto l'ora tarda, ma si intravede da una delle finestre una luce, presumibilmente quella del camino, quindi fa presupporre che qualcuno ci sia all'interno. Oh, vedo fumo nel camino. Quindi potrebbe essere, a meno che non ci sia venuto qualcun altro ad abitare, e mi dirigo al portone e busso. Tu, caro Tanwin, eri a sedere a goderti il calore dolce e suadente del focolare sulla schiena, ma qualcuno ti viene a rompere le uova nel paniere bussando alla porta. So, è una certa, tu hai una certa. Esatto. Io busso e dico Tanwin! E riconosci anche la voce. Riconosco la voce e quindi sono molto tentato di non alzarmi dalla mia poltrona. Onesto. Riaccendo la mia pipa, tiro un'altra boccata e aspetto qualche istante. Nell'attesa, immagino che, esatto, il Fanny ribussa. Sì, certo. Tanwin, lo so che sei lì, vedo il fumo dal camino. Apri! A questo punto ho la certezza che si tratta della mia allieva con modi molto poco pacati, quindi mi dirigo verso la porta per evitare di ritrovarmela tutta la notte a bussare al mio capezzale. Apro il portone. Ciao, Tanwin. Ah, Sì, era sì. vecchio. In effetti quello che ti stupisce di più non è vedere Fanny, ma è vederla accompagnata da Weimar, e ancora più strano, ti fa strano vedere Kefka. Non è il momento di una rimpatriata, io vorrei andare a dormire. Direi che il riposo può aspettare. Questo sta a me deciderlo. Non credo questa volta. Purtroppo no. Ho capito, entrate.
ma non mi libererò di voi per il resto della notte. Io sono un po' scosso nel vederlo e lo guardo. Tamwin, Mhm. il tempo non è stato clemente con te. Lo sai, ho superato i 300 da un pezzo. A 2 anni ti hanno peggiorato molto. Sono stato molto rilassato e la muscolatura deve averne risentito. E mi tocco il braccio flaccido ormai che non riesce più a reggere nemmeno il vecchio bastone ferrato che usavo in battaglia, tra virgolette. Tra l'altro mi ricorda di questa cosa, quindi vi faccio entrare, richiudo il portone e prendo il bastone ferrato che era appoggiato lì di fianco e lo uso come bastone per camminare e andare verso il camino, dove gli faccio strada. La casa è ovviamente a misura di gnomo, quindi per te Fanny e i mobili è tutto a posto. Ad hoc. Per Weimar e Kefka invece la sedia su cui vi poggiate per fortuna non ha i braccioli perché non siete esattamente comodi. Uno sgabello. È più uno sgabello per voi, esatto, uno sgabello basso, Un poggiapiedi. un poggiapiedi. Tamwin, forse ti sto per chiedere tanto, ma non potresti offrirci qualcosa di caldo? C'è il fuoco. Un tè, magari? Dai. Penso il nostro amico abbia fame. Va bene, va bene, va bene, va bene. Qualcosa da mettere tra i denti, sì, non sarebbe male, considerando che ho saltato la cena. Conoscendo i due elementi che mi ritrovo davanti, svuoto praticamente la dispensa, tutto Ok. quello che io avrei mangiato nel prossimo mese, perché a me bastava, a loro gli basterà a malapena per una cena, quindi appoggio roba sul tavolo e metto una pentola sul fuoco per scaldare una zuppa che avevo lì dentro la dispensa pronta e roba del genere. Vai, ditemi perché siete qui nel frattempo che si riscalda la zuppa. Vagliela a vedere. Non sono mai stato bravo con le parole. Ti porgo la lettera. Prendo la lettera, a questo punto come anche gli altri riconosco anch'io lo stile. Questa da dove arriva? Da casa di mio fratello. Mio fratello non c'è. E quando l'hai trovata? Oggi mentre rincasavo. Poche ore fa. Questo vuol dire che non abbiamo molto tempo. No. No. Se non è cambiato il modus operandi dell'ultima volta. Non lo so, non abbiamo informazioni, non sappiamo cosa ha fatto in quest'ultimo periodo. Sappiamo nulla, se non il male che ci ha fatto, che ci ha procurato. Beh sì, certo, quello rimane. Tu Kefka? Niente di nuovo? Come dicevo anche agli altri, purtroppo no, è stato in silenzio, non si è fatto né vedere né sentire per tutti questi lunghi 2 anni. Ok, quindi È ci un viscido serve bastardo. una pista. Sì, anche perché l'ultima volta non era successo qua, eravamo a Waterdeep, è la prima volta che si fa vedere qui. Quindi dobbiamo cercare un killer, o perlomeno quello che era stato definito tale, che ritorna dopo anni in cui non ha fatto assolutamente nulla. E abbiamo solo 5 giorni, sì, esatto. Beh, ripeto, sì, se non ha cambiato il modus operandi, solitamente trovavamo i corpi dopo 5 giorni. Non voglio neanche immaginare questa cosa. Posso Lo capire, dico mentre agguanto una coscia di pollo. posso capire, però dobbiamo ragionare meglio di come abbiamo fatto la scorsa volta. Beh, direi decisamente sì. Lo dico con cattiveria proprio. Sì, molto meglio. Se vogliamo evitare ulteriori perdite. Io un'altra morte nella coscienza non la voglio. Quando dice questa cosa c'è il gelo Letterale. Tiro un'altra sbuffata di pipa proprio. Gollo il vino proprio per evitare di parlare. Sì, a quel punto tiro fuori anche bottiglie di liquori sparse in giro per casa, cioè della serie qui andiamo sul pesante, Quindi è meglio. serve roba pesante. E appoggio anche quelle sui tavoli. Tutto quello che avresti bevuto In un anno. In un Sì, anno. sì, non metto nemmeno i bicchieri, cioè proprio attaccatevi alla bottiglia perché qui si fa pesante la situazione.
Non voglio rivivere quei momenti. Dobbiamo trovare il modo. Dobbiamo... Ci serve una pista però. Sì, una pista, un modo, qualcosa. Tu hai una pista? No, dobbiamo trovarla. I pugni fiammeggianti potrebbero sapere qualcosa. Beh, sono la guardia cittadina, magari hanno sentito qualcosa di più. Anche perché la mia rete non mi è stata molto d'aiuto. Io... Cioè, voi dite che magari ne avevano sentito parlare già quando era successo a Beh, Waterdeep. è stato un evento abbastanza comunque importante. Ne ha uccisi diversi prima di scomparire nel nulla. Se non ricordo male, una ventina. Quindi Sì, ma voi pensate che i pugni fiammeggianti credano che questa persona è ritornata dopo tutto questo tempo che è stata ferma? anche perché non ne siamo sicuri di base neanche noi. Come non siamo sicuri? La lettera parla chiaro. Potrebbe, per quanto ne sappiamo, non è detto che sia lui. Potrebbe fosse- essere un emule. Esatto, un emulatore. Non lo so, io ritengo che per quanto i pugni fiammeggianti non siano l'autorità che prediligo, siano autorità in questo campo ed è corretto, giusto andare a riferirgli quantomeno. Sono d'accordo, ma come prima cosa io andrei da tuo fratello a cercare eventuali indizi, Andiamo a casa sua. prima che passi troppo tempo e Anche perché l'ultima volta compaiono se ci sono tracce di magia. era stamattina, giusto? C'è problema, sì. Ah, allora conviene muoversi, sì. Andiamo. Quindi prima andiamo a casa di tuo fratello e poi andiamo dai pugni Valutiamo fiammanti. cosa c'è a casa di mio fratello, che è anche casa mia, tra l'altro. Magari avevi cambiato casa, io non lo so. Non ci siamo più visti. A Fanny pesa un po' questa cosa che non vi siete fatti vivi, mi dà l'idea. Un poco. No, per niente. Amici. Certo, no, è giusto, è giusto. Fanny, no. Dai, spieghiamoci. Il tempo è poco e lo stiamo sprecando bevendo e mangiando. In tutto ciò io non ho mangiato e non ho bevuto niente mentre eravamo lì. Ok. Da buon vecchietto mi metto la mia tunica sopra perché fuori fa freschino. Ancora Freschetto. quella. Non l'hai mai cambiata. È funzionale perché dovrei cambiarla. È vecchia. Rinnovati un po'. Quando tu ti farai i capelli di un colore normale, io mi farò una tunica nuova. Ok, allora tienti quella. Io i miei capelli non li cambierò. E poi Mai. ti sembra questo il modo di parlare al tuo maestro? Andiamo, che è meglio. Lo sai come sono sempre stata un po' così, però mi vuoi bene. Apro il Spero. portone, mi incammino senza nemmeno risponderle, lasciando aperto perché tanto dietro ci sono loro, qualcuno chiuderà, spero. E comunque andando più piano, intanto mi incammino. Ok. Vi incamminate verso la casa del fratello di Weimar, nonché anche casa di Weimar. Ci rimettete più o meno meno tempo in realtà rispetto a quanto Weimar ci ha messo per arrivare al canto dell'elfo, perché adesso in giro c'è meno gente. Ormai si sono fatte le 10 inoltrate, quasi le 11 di sera. Il grosso della gente o è a dormire o è a ubriacarsi, quindi in giro ci sono delle pattuglie di pugni fiammeggianti, ci sono 4 vagabondi, però niente di impeditivo nella camminata. Mentre stiamo andando là, Sì. siccome la paura che lui sia tornato, questo killer sia tornato, un po' mi fa scagazzare, voglio guardarmi intorno se vedo o percepisco che qualcuno ci sta guardando / seguendo. No, mi fai un bel tiro di percezione. Speriamo che sia un bel tiro. 20 nat. È un bel tiro perché è un 20 nat e ti osservi intorno in realtà con una buona naturalezza, sei abituato a guardarti intorno raccogliendo informazioni, facendo questo di mestiere essenzialmente, ma non ti sembra di essere seguito. Chiunque sospetti che sia tornato o che vi stia seguendo in questo momento non vi sta seguendo, se è quella la tua paura. Però la pressione un pochettino ti rimane, più che altro per i ricordi che tutto ciò emana. Arrivate alla porta di casa di Weimar, che avevi ovviamente chiuso, Weimar, immagino, Certo. quindi immagino che la riapri ed entrate. La casa ha vissuto sicuramente giorni migliori, ma lascio a Weimar l'onore di descriverla. La casa è sostanzialmente
una catapecchia molto poco arredata e molto spoglia, in cui si vedono semplicemente i ricordi degli antichi fasti della casata Goldiu. Quindi c'è un blasone con questa cascata dorata e appeso sull'ingresso un tavolino e le scale che portano al piano di sopra, dove ci sono le stanze mie e di mio fratello. Seguitemi. Andiamo. E li porto in camera di mio fratello. Ok. Quando apri la porta della camera di tuo fratello vi si presenta uno scenario leggermente diverso rispetto al resto della camera, che comunque sia è più vissuto, quindi anche leggermente caotico. La stanza di suo fratello è particolarmente ordinata, come dicevo all'inizio. Non c'è polvere, a parte la sabbia che è uscita dalla lettera all'inizio, quando Weimar l'ha raccolta. E se volete cercare altri tipi di indizi, vi direi di tirarmi tutti quanti un bel indagare. L'uno di Kefka. Sono troppo scosso. Non aver tutto dalla vita. Hai fatto 20 prima. 23. Un 23, 14. un 14 e un 8. Ok. Allora, Kefka, te sei troppo emotivamente coinvolto. Ti guardi intorno, però in questo momento ti vengono in mente tutti i ricordi di ciò che avete vissuto più di 2 anni fa. Ti guardi intorno perché sei lì. E in realtà Sono perso là. Con la testa stai pensando ad altro, immagino. All'ultimo incontro che abbiamo avuto con il killer, che è finito in tragedia sfortunatamente, perché mio fratello ci è rimasto ucciso. E questa cosa a me continua a pesare, come penso si possa intuire dai discorsi di prima, soprattutto perché tendo a dare una parte di colpa anche agli altri membri del nostro party, perché non per un motivo o per l'altro hanno fatto dei piccoli errori che secondo Kefka hanno portato alla morte di mio fratello. Okay. Te sei immerso in questi pensieri, quindi in realtà della stanza te ne frega fino a una certa, anche perché sai che il killer, nonché conosciuto come il marionettista, gli diamo un nome, è particolarmente metodico e anche particolarmente bravo. Tanwin, ti guardi intorno, ma un po' la stanchezza, un po' quant'altro, e ammiri in realtà la precisione con cui tutto è sistemato. Cioè, il letto ha il risvolto preciso per tutta la sua lunghezza, il cuscino è ben spianato, è stata spolverata, i libri sono tutti in ordine di altezza e non ce n'è nessuno che sporge rispetto agli altri. Cioè, c'è proprio un lavoro metodico e bello preciso. Comunque sia, lo apprezzi. Mentre voi due, Weimar e Fanny, siete un attimino un po' più concentrati. Weimar, tu hai un risvolto personale. Io quando vedo che Kefka è intontito, un po' inebetito, un po' apposta, gli vado vicino, gli do una spallata. Scansati, diavolo, sei d'intralcio. Lo guardo in cagnesco e dir poco, un attimo mi fa tornare dal mio tepore e provo a guardare in giro, ma come prima sono troppo concentrato sugli avvenimenti che furono che su quello che sta accadendo, quindi mi sposto, faccio un mezzo grugnito e lo lascio passare. Ok. Te Fanny invece, piccolina, precisa, te vuoi aiutare, sei Sì. tra virgolette contenta che vi siete riuniti, e quindi riesci a notare che c'è un'impronta nella finestra, c'è un'impronta di uno scarpone piuttosto grande, anche piuttosto pesante probabilmente, e a parte quello, appunto, la sabbia, come già sai, e non c'è nient'altro anche fuori posto. Ma l'impronta è sulla soglia? Sulla soglia della finestra, sì. Qualcuno è Ok, o come entrato se- o uscito dalla finestra, però la finestra è chiusa, quindi è stato veramente bravo nel Ok. farlo. Io noto l'impronta, mi fermo un attimo, giusto per capire se ho visto bene, mi avvicino. Effettivamente noto quest'impronta e la faccio subito vedere anche agli altri, per dire
Potrebbe essere un Brava Fanny. indizio, quello, un'impronta. È già qualcosa. Ovviamente la notate tutti adesso, cioè, Però io vorrei vedere anche se trovo delle tracce magiche qui nella stanza di Willem. Brava. Se mi date qualche minuto, guardo. Giuro che ci metto poco. Aspettate. E mi metto tranquillità e casto individuazione del magico ok? per vedere se ci sono rimaste oppure ci sono ancora tracce di magia. O come lo casti? Come rituale, lo lanci come rituale? Sì, sì, sì. Ok, come quindi rituale. tu per 10 minuti ti Sì, metti sì, da una infatti- parte e ti... Ok. Ti sei salvata. In che senso? So ti avrei dato uno scappellotto. Ah, Maestro. È giusto, è giusto. è giusto, è giusto. E... Mi hai insegnato bene. Io nel dubbio, Mhm. perché tutto questo trambusto non ci ho pensato, vado anche in camera mia. Ok. Perfetto. Dato che non eri entrato in camera tua, adesso noti che la finestra di camera tua è rotta verso l'esterno. Quindi qualcuno l'ha forzata dall'esterno. È Dall'interno, rotta, cioè per uscire. qualcuno è uscito Ok, da lì. Ok. Ah ragazzi, probabilmente ci sono tracce anche qua, datemi una mano a verificare. Andiamo. Andiamo. Quindi mentre io Tu sei nell'altra sono stanza, nell'altra sì. tranquilla, loro vanno di Loro là. si spostano di là. Non notate molte altre cose. La differenza è anche, cioè la difficoltà in realtà è anche causata dal disordine che è presente nella stanza. Sì, la stanza È caotica. è molto spoglia, a differenza magari di quella di mio fratello in cui c'erano libri e oggettistica varia. Da me c'è semplicemente una cote per affilare la lama, c'è un letto spoglio e molto duro, non invita assolutamente a un sonno lieto e tranquillo. Non c'è chiaramente nessuna libreria, c'è però uno scudo arrugginito, vecchio e più da parata che da combattimento, in cui viene sempre rimarcato questo emblema, questo araldo della cascata dorata. È l'unica cosa che notate, è estremamente pulita all'interno della stanza, è proprio lucido, benché sia molto vecchio e molto lucido. Lui è lucido, la stanza no. La stanza è molto sporca. Questo fa presagire già quanto impegno ci mette nel ricordare, nell'attenzione di certi particolari. Come dicevo, la finestra è rotta verso l'esterno, quindi il grosso dei vetri sono all'esterno e da cui la finestra fa entrare adesso quindi anche un po' di freschetto che vi fa un attimino venire un piccolo brividino. E anche qui notate delle tracce degli stivali pesanti utilizzati da chiunque è entrato dalla finestra di tuo fratello, Weimar, e in più sono evidenti anche dei segni di trascinamento, quindi qualcosa o qualcuno è stato trascinato, presumibilmente tuo fratello Wilhelm. Ci sono tracce di sangue? Tracce di sangue non ne vedi. Ok, mi rincuora questa cosa. Ricordando il nostro passato con il marionettista, le altre vittime quando sono state rapite, ci ricordiamo se sanguinavano o... No, è un'altra cosa molto particolare, infatti, che le stordiva in qualche modo, non l'avete mai preso colto sul fatto, però sicuramente le stordiva in qualche modo perché non c'era mai del sangue. Però c'erano gli ovvi segni di trascinamento, in alcuni casi, non sempre, in alcuni casi riusciva a sollevare la vittima magari e quindi non aveva difficoltà. Però è molto bravo perché non ci sono neanche segni di colluttazione, quindi Zero. è riuscito a paralizzarlo, dargli un sonnifero, comunque metterlo KO senza combattere. Possiamo immaginare che sappia usare la magia per bloccare una persona O oppure qualche veleno. qualche veleno, qualche... sì, intruglio alchemico che sia in grado di paralizzare una persona. Ci sono diversi metodi. Sicuramente è abbastanza forte da trascinare Comunque un una bell'omone. creatura come un umano. Mio fratello è gracilino, Beh, comunque io non ci riuscirei. Tu sei un vecchio. Ho capito, sono d'accordo, ma se devo trascinare una creatura che è grossa al doppio di me, Ah, sei un vecchio gnomo. Penso sia più gnomo la cosa importante che vecchio. quindi
questo nostro amico è sicuramente Chiamarlo in questo modo. questo nostro killer, scusami, è sicuramente un individuo con una buona muscolatura, prestante. Non è un vecchio come me, come L'avevamo mi hai intravisto ricordato. l'ultima volta, no? Nell'ultimo Sfuggita. combattimento. Nell'ultimo combattimento l'avevate incontrato, ma era mascherato e bardato, però sì, era sicuramente prestante e abile nel Che anche se combattimento. aveva un mantello magari che ne copriva la staffa. Possiamo comunque capire che non era debole. No, esatto. Possiamo escludere gnomi, possiamo escludere i nani, vista le dimensioni di quello che abbiamo, a meno che non avesse usato qualche incanto per incrementare la sua stazza. Lui è entrato dalla finestra di mio fratello ed è uscito dalla mia finestra perché non ho usato la porta, forse perché la porta era troppo esposta. Invece la finestra dà su un vicolo, la finestra di camera mia. Quella di tuo fratello, no? Anche. Quindi perché non uscire sempre da quella finestra? Perché O venire di qua e rompere la finestra? Non lo so, magari c'è stata una situazione per cui mio fratello forse ha cercato di scappare, non lo so. potrebbe aver sentito dei rumori, pensava che fossi tornato a casa. Doveva essere veloce. Magari non era dentro camera sua quando l'ho trovato. È Non lo entrato so. da lì, ma lui non Può c'era. essere qualunque cosa. Di sicuro si è usato le finestre perché danno su vicoli e sono meno trafficati. Che altro è strano che l'abbia rotta e non l'abbia aperta. In questi 10 minuti tu ti sei concentrata a Fanny, hai lanciato l'incantesimo di individuazione del magico Ok. e sono rimaste delle tracce di magia, non tanto nella stanza, vengono più dal corridoio, e della magia dal sapore ammagliamento. Quindi Ok. un Quindi incantesimo che le possa tracce ammagliare. sono nel corridoio Sì. e vanno verso oppure Sono lì, non si muovono. L'incantesimo è stato lanciato lì agli ultimi esali. Probabilmente se tardavate un paio d'ore non le c'era notavi già neanche più, esatto. Io quindi finisco il mio rituale e mi guardo intorno nella stanza e non vedo apparentemente nulla e mi focalizzo sulle tracce che vedo nel corridoio, al che chiamo i miei amici e gli dico: ragazzi, io ho visto qualcosa qui nel corridoio, ci sono delle tracce di una magia. Mi pare che sia una sorta di magia di ammaliamento, quindi L'ha convinto. l'ha convinto anche se non voleva. Però sono flebili, cioè potrebbero scomparire da un momento all'altro. Quindi è stato Ammaliato. ammaliato, ma soprattutto è stato rapito diverse ore fa. Voi avete scoperto altro? La via di fuga, che l'ha fatto anche in modo abbastanza rocambolesco per rompere la finestra, piuttosto che aprirla e fare Quale finestra? Camera mia. Quello. La camera tua? Ma non ha senso. Beh, Cioè, se la- apre di qua, normale, e di là la rompe. probabilmente ha sentito o dei rumori o qualcuno e è voluto scappare in modo veloce. Più che altro dopo aver castato un incantesimo di ammagliamento, in teoria dovrebbe essere, penso, poi ditemelo voi, siete più competenti voi, dovrebbe essere più facile una volta che hai convinto una persona Sì. a farti seguire. Infatti mi verrebbe da dire che magari si è fatto prendere dall'ansia. Può No. essere anche che te sei entrato e non l'hai beccati per poco. Quindi fatto prendere dall'ansia. Non ho sentito rumori. Ma potrebbe averlo se comunque Beh, gli se sa trasporta che- se via sa- un incantesimo di sonno, magari. No, No. non spiegherebbe le tracce di trascinamento. Probabilmente era più uno charme a cui tuo fratello è riuscito in qualche modo a resistere. Ha visto che l'incantesimo stava per cedere, l'ha poi tramortito e trascinato. Ok, Prima voleva usare solo lo charme, ha fallito, trascinato. ok. Quindi un incantesimo, benché fallito, comunque lascia un'aura di magia in qualche modo. Un minimo di traccia la trovi Ok. quasi sempre. È motivo il fatto che sia leggera, non è potente come traccia. E però rimane il fatto che non ha senso che abbia rotto la finestra.
quel punto poi aveva fretta, aveva Forse ha fatto rumore? un carico che non aveva preventivato perché pensava di portarlo via con l'incanto e quindi non avrebbe dovuto trascinarlo o portarlo via di peso. Io, preso da un attimo di Aractus, esco di casa e vado sotto la mia finestra per vedere se ci sono delle tracce di caduta, di sangue, di movimento di terra che possono Ok. far pensare che lui e qualcun altro si siano buttati. Ottimo, siamo arrivati alla fine di questo episodio con l'indagine che è appena iniziata, il gruppo che si è appena formato, quindi dalla prossima puntata vedremo cosa i nostri eroi decideranno di proseguire, cosa decideranno di fare. Io spero che la puntata vi abbia intrattenuto, spero che vi siate divertiti con noi e vorrei ringraziare Pocket Bard che ci permette di utilizzare le sue musiche all'interno del nostro podcast e delle nostre giocate. Pocket Bard, per chi non lo sapesse, è un'app gratuita che potete scaricare da tutti gli store digitali. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi e noi ci risentiremo la prossima settimana. Ciao!